Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video parlerò di uno dei giochi più amati dalla community, se non forse proprio il più amato. Come avrete letto dal titolo, sto parlando proprio di lui, Being a Dick, che in questo momento non è ancora completo, ma nonostante ciò riuscirà ad intrattenervi per svariate ore. Per chi non lo conoscesse, Being a Dick è una visual novel con 3 sessioni punta e clicca, sviluppato da Dr. Pincake. In questo gioco vestiremo i panni di un giovane ragazzo, proveniente da una famiglia con basso reddito, che, finita l'estate, si prepara a frequentare il suo primo anno di college. Raggiunto il college, come molti dei suoi coetanei, decide di entrare in una confraternita, e qui conoscerà la Delta Iota K, e da quel momento inizieranno le sue avventure tra ragazze, rivalità e divertimento. Per quanto riguarda il gameplay, come ho già detto, Being a Dick è una visual novel, con sessioni punta e clicca, ma non si ferma soltanto a questo. Il gameplay è condito con molti elementi che lo rendono unico. Oltre che alle classiche scelte che dovremmo fare lungo tutta la nostra avventura, che condizioneranno i nostri rapporti con gli altri personaggi, ci sono altre scelte che modificheranno il nostro punteggio Dick. Quest'ultimo è molto importante, poiché sbloccherà diversi tipi di approcci in base al nostro posizionamento sulla barra. Il gameplay inoltre è arricchito da svariati minigiochi, che ho trovato quasi tutti divertenti e intuitivi, che serviranno a rascimolare denaro oppure a sbloccare qualche immagine speciale. Inoltre, all'interno del nostro telefono potremo utilizzare una sorta di social network e un'app di incontri. Nelle sessioni punta e clicca, se presteremo molta attenzione, sarà possibile trovare delle immagini nascoste, che si uniranno alla nostra collezione. Il tutto accompagnato da una colonna sonora azzeccatissima. La storia, a differenza di altri giochi di questo tipo, è un'altra delle caratteristiche che rendono il gioco uno dei più apprezzati dalla community. Per tutto il gioco si ha la sensazione di vivere realmente le dinamiche che dobbiamo affrontare. In questo e pochi altri titoli non mi è mai venuta voglia di skippare i dialoghi. Il tutto grazie al lavoro dello sviluppatore, che ha reso tutti i personaggi unici, anche i personaggi maschili che solitamente in giochi di questo tipo sono di contorno, qui sono tutti azzeccati, specialmente Derek, il nostro compagno di scorribande. Per quanto riguarda i personaggi femminili, cosa c'è da dire? Anche in questo caso tutti i personaggi sono diversi l'uno dall'altro, anche i personaggi secondari, con cui l'interazione è minima, sono ben riconoscibili nei loro comportamenti e non annoiano mai. Tutto accompagnato da un'atmosfera molto divertente, che però lascia spazio anche ai sentimenti. Per quanto riguarda il render e le animazioni, un grosso punto di forza del gioco è sicuramente l'impatto estetico che hanno i personaggi, soprattutto femminili, che incontreremo lungo il cammino. Nice. La qualità di alcuni di questi è quasi fotorealistica e con espressioni facciali che vi lasceranno a bocca aperta. Per non parlare poi delle animazioni, durante i momenti salienti, che faranno invidia al 90% dei giochi di questo tipo e che renderanno sicuramente i vostri momenti di gioco più coinvolgenti. Adesso vorrei riassumere brevemente quelli che secondo me sono i punti di forza e i punti deboli dell'opera. Per quanto riguarda i punti di forza, sicuramente il gameplay vario e non soltanto un click per andare avanti, minigame che servono a variare il gameplay, app e social all'interno del telefono, la storia che è divertente e che non annoia, personaggi azzeccati e tutti differenti, la musica perfetta che accompagna per tutto il titolo, render dei personaggi, uno dei migliori che abbia mai visto, e animazioni di altissimo livello. Tra i punti deboli dell'opera mi sento di inserire la poca chiarezza nel livello dei rapporti con i personaggi, e quindi inserirei tra i contro walkthrough consigliato, se si vuole perdere il meno possibile sia di storia che con i minigame. Un altro punto a sfavore sono alcuni minigame. Alcuni di questi sono forse un po' troppo complessi, con chi non ha grande dimestichezza con l'inglese. Un altro problema, anche se non è un vero problema, è che rovina quasi tutti gli altri giochi. Non che non ci siano altri giochi molto validi, ma questo è talmente di qualità che gli altri fanno fatica a reggere il confronto. Per tutte queste ragioni elencate in precedenza, la mia valutazione è 9,5. Ho riscontrato davvero pochi difetti in questo titolo e credo che questo voto se lo meriti tutto. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e il walkthrough del gioco. E se avete qualche domanda da fare o volete consigliarmi qualche titolo, lasciate pure un commento. Alla prossima!